Buonasera amici, continuiamo a parlare di Aristotele e parliamo finalmente della logica di Aristotele. Ho qui con me la mia gattona Sofì che oggi è piuttosto eccitata, è piuttosto ipercinetica, so già che non vuole stare in braccio a me e quindi io certo non voglio stressarla e quindi Sofì compare soltanto come, bellissima Sofì, come buon augurio, diciamo così, di questa lezione, ma la lasciamo subito andare a fare quello che vuole. Dunque parliamo della logica di Aristotele. Come vi ho già detto in una precedente lezione, quando abbiamo parlato delle opere di Aristotele, della classificazione, della distinzione delle varie scienze, delle varie discipline in Aristotele, la logica è quella che noi oggi modernamente chiamiamo logica formale, perché la logica ti dà la forma e non il contenuto. La logica è quella disciplina che ti spiega, che ti insegna la modalità del pensare, la forma del ragionamento, le regole, i principi del ragionamento. Ehm, le regole del ragionamento valgono per qualunque ente, cioè per qualunque contenuto. Quindi la logica ti dà la forma, non il contenuto, ti dice come ragionare, quali sono gli aspetti formali del ragionamento. Queste regole poi possono essere applicate a qualunque contenuto, a qualunque ente. La logica di Aristotele è, anche questo l'ho detto in una precedente video lezione, l'unica delle discipline filosofiche di cui si occupa Aristotele che la logica prende in considerazione tutti gli enti. È l'unica insieme alla metafisica, sono solo due queste le discipline aristoteliche, che prendono in considerazione tutti gli enti che esistono, a differenza di altre discipline come la fisica, la matematica, l'astronomia, la morale, la poetica, che trattano solo di alcuni enti, che trattano ognuna di esse soltanto di una classe di enti. Invece, come la metafisica, la logica è applicabile a tutti gli enti. Abbiamo già detto, avete ascoltato le mie lezioni precedenti, io devo ripetere tutto. Aristotele si occupa della logica nelle opere che convenzionalmente vengono chiamate organon, che in latino corrisponde a organum, che significa strumento, cioè lo strumento per pensare, lo strumento per portare avanti qualunque disciplina scientifica. La logica ti dà il sillogismo, vedremo poi cos'è, un particolare tipo di ragionamento che per Aristotele è il metodo scientifico, è l'unico metodo per trovare, per scoprire cose nuove che prima non si conoscevano in qualunque tipo di disciplina. Diciamo subito una cosa, nelle opere dell'organo, nelle opere di logica, in realtà Aristotele non si occupa soltanto di logica, ma anche di dialettica, cioè distingue la logica dalla dialettica. In che cosa consiste questa distinzione? La dialettica per Aristotele è un dibattito, una discussione tra un locutore e un interlocutore, comunque tra più persone, di solito tra due persone, ognuno dei quali ha la propria tesi, ha la propria opinione e cerca di far prevalere con il linguaggio, con il logos, appunto con la dialettica, la propria opinione su quella dell'avversario. Quindi attenzione, Aristotele usa il termine dialettica nel senso comune, nel significato che usuale, quotidiano, che noi ancora adesso diamo al termine dialettica, mentre invece ricordate Platone, adesso ne parleremo, aveva dato al termine dialettica, ve lo ricordate, andate a vedere le mie lezioni sulla dialettica di Platone, aveva dato al termine dialettica un significato tecnico, un significato particolare. La dialettica è quell'arte attraverso cui tramite differenti successive divisioni il filosofo, che Platone identifica con il dialettico, è la stessa cosa dire filosofo dialettico, con cui il filosofo trova le connessioni o la mancanza di connessioni tra le varie idee, quindi una disciplina molto precisa che trova le connessioni appunto o la mancanza di nessi, di comunanza tra le varie idee per stabilire qual è la definizione di un'idea, di un termine, o per stabilire qual è la differenza tra la verità e l'errore e così via.
Quindi invece Aristotele, attenzione, torna ad usare il termine dialettica nel significato che aveva prima di Platone, nel significato che veniva dato a dialettica dai sofisti, dai presofisti, d'accordo? Distinguendosi invece dalla dialettica platonica. Qual è la differenza tra la dialettica e la logica? O meglio, la differenza tra la dialettica è quella particolare parte della logica che Aristotele chiama apodittica, che è la scienza della dimostrazione. Ok? L'apodittica attraverso il sillogismo ti dà la dimostrazione vera, mentre invece la dialettica è solo l'arte, l'abilità retorica di riuscire a prevalere in una discussione. Nella politica, la scienza dimostrativa, le premesse da cui si parte e che devono essere in comune tra gli interlocutori devono essere necessariamente vere, così la conclusione sarà vera. Invece nella dialettica, attenzione, le premesse possono essere vere, ma possono essere anche false. Quindi capite, la dialettica non è scienza dimostrativa, non è scienza esatta, non ti dà il metodo scientifico, non produce conoscenza scientifica. La dialettica è l'arte per prevalere in una discussione. Per poter discutere bisogna mettersi d'accordo su delle premesse, se no come discutiamo? Le premesse devono essere accettate da entrambi gli interlocutori, devono essere accettate, attenzione, non come vere perché potrebbero essere anche false, devono essere però accettate all'inizio delle premesse. Convenzionalmente gli interlocutori devono dare per scontato che devono accettare, sia pure col beneficio del dubbio, che queste premesse siano vere, cioè non sono necessariamente vere, sono verosimili, dice Aristotele. Che significa? Nella dialettica le premesse da cui si arriva ad una conclusione non sono necessariamente vere, ma verosimili, cioè devono apparire vere ad un uditorio, ad un pubblico che poi decide della bontà o meno del ragionamento di ciascuno dei due interlocutori. Quindi le premesse nella dialettica non sono necessariamente vere, sono verosimili, cioè devono sembrare vere alla generalità dei sapienti, ok? Ad un uditorio, ad un pubblico colto che assiste alla discussione. Questo è vero anche se, attenzione, il pubblico esiste soltanto virtualmente, cioè la discussione idealmente deve svolgersi di fronte ad un pubblico, a un uditorio che considera avere le premesse, sia pure col beneficio del dubbio, potrebbero essere anche false, devono sembrare vere ad un uditorio di sapienti, alla maggioranza dei sapienti, anche se questo uditorio non c'è, se la discussione non avviene di fronte a un pubblico e quindi questo pubblico è puramente ideale, d'accordo? Come si prevale in una discussione dialettica? Attenzione, non tanto dimostrando che la propria opinione sia vera, quanto dimostrando che l'opinione dell'interlocutore, dell'avversario è falsa. Cioè, io prevalgo nella dialettica non tanto quando dimostro positivamente che la mia opinione è vera, quanto piuttosto quando riesco a dimostrare che l'opinione del mio antagonista è falsa. Quindi in realtà è un metodo confutatorio, è la confutazione, la demolizione dell'opinione dell'altro che prevale. Io non vado tanto a verificare la mia tesi quanto piuttosto a falsificare la tesi dell'avversario. È il metodo, ricordate, che già avevano usato Parmenide e soprattutto il suo discepolo Zenone di Elea, il metodo che poi successivamente oggi viene chiamato riduzione ad impossibile. Si chiama anche dimostrazione per assurdo, quindi riduzione all'impossibile oppure dimostrazione per assurdo. Passiamo ora alla logica. Attenzione, la logica di Aristotele può essere divisa convenzionalmente in tre parti. La logica del termine, tre parti successive, ognuna presuppone le altre. La logica del termine, la logica della proposizione e la logica del ragionamento. La logica del termine, il termine è una parola, un termine isolato. Per esempio Socrate è un termine,
Ride è un termine. La proposizione è l'unione di più termini, per esempio Socrate ride è una proposizione, oppure tutti i filosofi sono mortali e intelligenti è una proposizione. Il ragionamento è un mettere insieme più proposizioni. Quindi è facile, noi inizieremo parlando del termine, poi parleremo della proposizione, cioè di più termini messi insieme, poi parleremo del ragionamento, cioè dell'unione di più proposizioni. Detta così potrebbe sembrare una materia infinita, immensa, ci sono tantissimi tipi di proposizioni, ci sono tantissimi tipi di ragionamenti. Però Aristotele restringe molto il campo perché tra tutte le proposizioni possibili lui ne prenderà in considerazione soltanto una tipologia, cioè la proposizione apofantica che noi chiamiamo anche dichiarativo-categorica, e tra tutti i ragionamenti possibili Aristotele prenderà in considerazione soltanto il sillogismo, perché per lui soltanto la proposizione dichiarativa e soltanto il sillogismo, lo vedremo, possono farci conquistare, scoprire cose nuove, andare avanti in tutte le scienze, maggiorando, aumentando la nostra conoscenza. Quindi esistono tanti tipi di proposizioni, tanti tipi di ragionamento, Aristotele lo sa, però lui ne prende in considerazione soltanto una di tipo di proposizione e soltanto uno di tipologia del ragionamento. Non che Aristotele pensasse che il sillogismo, l'unico ragionamento che lui accetta come metodo scientifico valido, corrisponde a una teoria generale dell'inferenza. Esistono tanti altri tipi di inferenze, di dimostrazioni che da uno o più premessi arrivano a una conseguenza. Aristotele lo sa, però Aristotele ha interesse soltanto in un certo tipo di ragionamento, vedremo il famoso sillogismo aristotelico. Allora, prima di iniziare a parlare del termine e della definizione, perché io cercherò di dedicare, spero, la maggior parte di questa lezione soprattutto alla teoria della definizione, partiamo da una premessa che è importante in generale per tutta la logica aristotelica e che in particolare riguarda sia la teoria della definizione che vediamo in questa lezione, sia la teoria delle categorie che vedremo in una lezione successiva, cioè le critiche di Aristotele a Platone e le critiche di Aristotele alla dialettica di Platone a cui ho accennato prima. La dialettica, il metodo della diairesis, lo chiama Platone. Diairesis significa divisione. Adesso non possiamo ripetere tutti gli aspetti della dialettica platonica, andate a vedere le mie lezioni sulla dialettica nella playlist Platone. La diairesis, la divisione. Platone, come abbiamo visto prima, dice che l'abile filosofo che si identifica con il dialettico mette in connessione le idee e forme tra loro, oppure stabilisce quando determinate idee e forme non sono in connessione, cioè quando c'è una comunanza, una relazione, un nesso, ma anche quando questa relazione o questo nesso non c'è. In che modo vi ricordate? Mettendo in connessione idee più generali e idee più universali che possono essere messe sopra, per esempio l'idea forma di animale, l'universale, il genere di animale e il genere uomo. Vedete, sulla stessa colonna animale è l'idea più universale, mentre uomo è l'idea più particolare. Aristotele darà con precisione una terminologia a questo: animale è il genere, mentre uomo è la specie, d'accordo? Animale è il genere, genus in greco, genus il genere, che si scrive in greco così e che corrisponde a genus in latino, genus generi, il genere. L'animale e il genere, sapete, anche in biologia si fa qualcosa qualcosa dello stesso tipo. L'animale è il genere, mentre l'uomo è la specie, d'accordo? Quindi le connessioni vengono indicate così, con questi tratti, con queste linee, che vanno ad unire un'idea più generale, più universale, quella di animale, che viene scritta sopra, e un'idea più particolare, meno universale, quella di uomo, che viene scritta sotto, d'accordo? L'animale è il genere, l'uomo è la
specie. Lo possiamo vedere anche con la teoria degli insiemi. Io cercherò di spiegarvi Aristotele facendo ogni tanto qualche riferimento all'insiemistica. L'insieme animale, questo qui, contiene al suo interno, no, il sottoinsieme uomo, che io qui indico con U, ok? Quindi è chiaro che uomo è un'idea più particolare, è un gruppo di membri che sono più particolari rispetto all'insieme animali. L'uomo è un universale, è una classe di enti che è più particolare rispetto all'insieme in cui è contenuto, cioè animali, perché ovviamente nell'insieme animali ci sono anche altri generi che non sono uomo, d'accordo? Nell'insieme animali ci può essere il gatto, ci può essere il cane, il cavallo e così via, che sono, vedete, altrettante specie dello stesso genere. Platone non farebbe così, perché per Platone, questa è un'altra critica di Aristotele a Platone, la divisione di un genere, di un'idea più universale in idee particolari deve essere dicotomica, cioè un genere deve essere diviso soltanto in due, non in tre o in tanti, soltanto in due specie, ok? E poi ogni specie può essere a sua volta divisa in altre specie che sono sempre due. Aristotele non è d'accordo, come nel caso di animale, l'animale non deve essere diviso, a differenza di quello che diceva Platone, la diairesis non deve essere soltanto a due, animale non deve essere diviso soltanto in due idee subordinate, ma in tante, perché tantissime sono le specie che fanno parte del genere animale. E quindi attenzione, si creano delle colonne, ok? Che a sua volta possono unirsi in un albero ramificato che stabilisce e visualizza queste connessioni. Attenzione, questo è molto importante, i termini genere e specie sono relativi. Animale è il genere di uomo, ma animale quindi rispetto a uomo è un genere, però rispetto a un'idea sovraordinata più universale di esso, del genere animale, per esempio l'idea di vivente, animale è una specie, capite? Animale è specie rispetto al genere vivente, ma è genere rispetto alla specie uomo, cioè contemporaneamente genere e specie, perché appunto che cos'è un genere, cos'è una specie è relativo. Una qualunque idea può essere sia un genere sia una specie, ok? E quindi si crea un albero ramificato. Tra i viventi non ci sono soltanto gli animali, ma vi sono altre specie del genere dell'universale vivente, per esempio i vegetali. Poi vivente potremmo dire magari il genere rispetto a vegetali e animali che sono specie rispetto ad esso, ma può essere la specie rispetto per esempio a essere, che è il genere sommo, ricordate per Platone. L'essere può essere diviso per esempio in vivente e in non vivente, ok? E così via. E il non vivente potrà essere diviso in minerali o cose del genere. Quindi vedete, secondo la dialettica platonica, ricordate la dialettica platonica, questo serve per mettere in connessione le idee che sono in connessione, ma anche per evidenziare le idee che non sono in connessione. Facciamo un altro esempio, sono esempi miei, naturalmente sono soltanto degli esempi. Gli animali potrebbero essere distinti in animali terrestri e animali volatili. Se noi vogliamo trovare tutte le idee che hanno connessione con l'uomo, la diairesis, la divisione, non deve continuare dalla parte degli animali volatili, perché all'interno del genere animali volatili noi non troveremo l'uomo, quindi deve continuare dalla parte degli animali terrestri, d'accordo? E gli animali terrestri possono essere divisi, non so, facciamo un esempio, in quadrupedi e bipedi. Il genere o la specie uomo non ha connessione con quadrupedi. I bipedi possono essere divisi in plumi senza piume
e piumati, perché ci sono animali bipedi con due gambe, due zampe che sono piumati, per esempio gli struzzi, non solo l'uomo. Però l'unico animale bipede in plume, dice Platone, ricordate il suo famoso esempio all'interno dell'opera Il Politico, è l'uomo. E quindi vedete, noi abbiamo una colonna uomo e l'uomo è specie di tanti generi. L'uomo è in plume, bipede, terrestre, animale, vivente, essere, tutti questi generi rispetto alla specie uomo, fate molta attenzione, definiscono cos'è l'uomo, cioè la dialettica platonica serve a dare una definizione. L'uomo è in plume, certamente, l'uomo è bipede, l'uomo è terrestre, cioè attenzione, tutti questi generi ti dicono il che cos'è il TST, ti danno la definizione di uomo. Che cos'è? Attenzione, in greco il TST, non mettete alcun accento su TST, l'accento va solo sulla I di T, TST, cioè che cos'è? Non dite TST o TST, in greco si dice TST, che cos'è? Scritto in greco così. Quindi tutti questi generi ti danno la definizione di uomo. Platone dice che si possono prendere i generi prossimi, più vicini, cioè la definizione di uomo è bipede in plume, perché non esistono altre classi, altri universali che siano bipede in plume, soltanto l'uomo è bipede in plume. Quindi nella definizione di uomo possiamo evitare di dire terrestre, animale vivente, lo diamo per scontato che bipede in plume abbiano connessione con idee bipede in plume bipede abbiano connessione con idee più generali, più universali come terrestre, animale e vivente. Prendiamo soltanto i generi prossimi. La dialettica ti dà anche però ti fa stabilire quando c'è la verità e quando c'è l'errore. Se noi cerchiamo l'uomo dividendo quadrupedi sbagliamo, o facendo la dialisi volatili sbagliamo, quindi si mette in evidenza ovviamente quali sono i nessi, le connessioni tra le varie idee. Uomo ha connessioni con il plume, bipede, terrestre, animale, eccetera, ma anche si mette in evidenza dove non ci sono le connessioni tra le varie idee. Uomo non ha connessione con piumato, con quadrupede, con volatile oppure con vegetale. Ecco, quindi questa è, ricordate, la dialettica platonica. Allora Aristotele fa delle critiche molto importanti alla dialettica platonica, alla diaresis. Abbiamo visto che una critica, che è un'idea, una classe, un universale. Aristotele non crede nelle idee forme, quindi l'idea di uomo per lui è un universale di uomo, è un genere di uomo che però fa riferimento a tutti gli uomini concreti del mondo sensibile. Non è un archetipo intelligibile che si trova in un mondo sovrasensibile, in un mondo trascendente separato dagli uomini sensibili. Ricordate, per Aristotele è così. Allora, Aristotele già ha fatto questa critica a Platone, no? Che la divisione non deve essere a 2. Ogni genere dà solo due specie, poi ognuna di queste specie diventa un genere che può essere diviso in due specie e così via. O un genere può essere diviso in molte specie, ma non è questa la critica principale. Qual è il problema? Questi nessi tra un'idea più particolare, la specie, e un'idea più generale, cioè il genere, possono essere espressi, attenzione, predicativamente, verbalmente, attraverso una proposizione che sarà quella fondamentale in Aristotele, la proposizione dichiarativa, di tipo S e P, con le variabili, oppure S sono P, in cui S è un soggetto e P un predicato. Qual è l'errore di Platone? L'errore di Platone, anche se Platone non parla molto chiaramente di queste cose, però le accenna, Platone pensa che la specie sia sempre un soggetto e il predicato sia sempre un genere. Fate attenzione, per esempio se io dico l'uomo, il soggetto è uomo, è un animale. Allora che cosa significa? Abbiamo visto nella nostra colonna uomo e specie e animale e genere. E quindi che cosa significa? Che la specie sarà il soggetto e invece il genere, l'idea che contiene la specie, l'idea più generale, sarà il predicato.
quindi l'uomo è un animale. Platone sembra voler dire che ogni qualvolta vi sia una proposizione del tipo S e P, cioè un tipo di predicazione relativo al soggetto, in questo caso l'oggetto è uomo, il predicato, capite, il predicato rispetto al soggetto è il genere del soggetto. Se io dico l'uomo è un animale, animale è il genere del soggetto, l'idea più generale che contiene l'idea di uomo. L'universale più generale, mentre uomo è un sottoinsieme, d'accordo, compreso in animale. Allora, c'è un problema, non è sempre così. Cioè non è vero che quando tu trovi una proposizione, un soggetto e un predicato, l'uomo è un animale, il soggetto lo devi considerare una specie uomo rispetto al genere animale e quindi puoi collegarli su una colonna perché hanno una comunanza di genere e specie. Fate attenzione alla critica di Aristotele che è importantissima. Tu puoi avere anche un altro tipo di predicazioni, attenzione, in cui il predicato non è il genere del soggetto. L'uomo è un animale, allora è vero, animale, il predicato è il genere rispetto a uomo che è soggetto, è la specie del predicato animale. Ma se tu dici per esempio l'uomo è bianco, se tu dici l'uomo è bianco, non è una cosa diversa, l'uomo è un animale, oppure l'uomo è un essere, oppure l'uomo è un bipede, in quel caso il predicato è un genere rispetto alla specie uomo. Puoi fare la colonna in cui uomo è al di sotto, è connesso con una linea a quello che sta sopra animale, ma nel caso dell'uomo bianco avrebbe senso fare così, cioè dire che l'uomo, tutti gli uomini, la classe degli uomini, fa parte del genere bianco, dell'universale bianco. Non ha senso, perché ci sono alcuni uomini che sono bianchi e altri che non sono bianchi, capite? Quindi Aristotele trova un bug, Aristotele trova un errore, proprio un errore metodologico nella dialettica, nella diaresis platonica. Possono esserci due tipologie diverse di predicazioni e due differenti tipologie di predicati che possono applicarsi allo stesso soggetto uomo. Quando io dico l'uomo è un animale, oppure l'uomo è un vivente, oppure l'uomo è un bipede, è vero che il predicato è il genere, mentre il soggetto uomo è la specie di quel genere. Ma quando io dico l'uomo è bianco, sarebbe sbagliato scrivere così. Cioè il predicato bianco non è affatto il genere in cui viene contenuto l'uomo, d'accordo? E quindi, attenzione, facciamo per esempio un insieme. L'insieme uomo è questo. L'insieme bianco, a differenza dell'insieme animale, non è un insieme in cui il sottoinsieme uomo è completamente inserito. Bianco rispetto a uomo interseca l'insieme così, siete d'accordo? Questo è l'insieme bianco, perché soltanto alcuni uomini sono bianchi, d'accordo? E ci sono uomini che non sono bianchi e quindi sono fuori dall'insieme bianco, come ci sono altri enti che sono bianchi ma non sono uomini e quindi ci sono bianchi che sono al di fuori dell'insieme uomini. E quindi capite qual è il problema? Una cosa è dire l'uomo è un animale, l'altra cosa è dire uomo è bianco. Nel caso in cui dico l'uomo è un animale, l'animale è davvero il genere rispetto all'uomo che è la specie, mentre invece quando dico, attenzione, che l'uomo è bianco, non dico affatto che non predico la specie, il genere rispetto alla specie, perché non tutti gli uomini sono bianchi. Un uomo può essere bianco, ma può anche non essere bianco, d'accordo? Quindi bianco non è il genere in cui è contenuta la specie uomo. Spero che sia chiaro. Questo per Aristotele è assolutamente fondamentale. Io non posso avere nessun nesso di genere e specie tra uomo e bianco, perché bianco non è assolutamente il genere di uomo. Bianco va messo in un altro albero, in un'altra colonna. Bianco non è il genere di uomo. Bianco magari è la specie di quale genere? Colore, d'accordo? Il bianco è la specie del genere colore.
e quindi non ha niente a che fare con l'uomo. Quindi quando dico l'uomo è un animale, nel primo caso, animale è il genere della specie uomo. Quando dico l'uomo è bianco, invece il bianco non è affatto il genere della specie uomo, d'accordo? Bianco è una cosa che non ha nessuna connessione con l'uomo, che non sta nella stessa colonna e non sta nello stesso albero ramificato. Bianco è il genere della specie, del genere colore, che appartiene ad una colonna e un albero completamente diversi. Aristotele chiamerà questi alberi, queste colonne che si incrociano, categorie, e le vedremo in seguito, ma questo ha molto a che fare anche con la teoria della definizione che ora vediamo, d'accordo? Infatti il bianco rispetto a uomo dà la definizione di uomo. Bianco non può entrare nella definizione di uomo, perché io devo definire un genere, devo definire una classe di uomini, e la definizione di uomo ovviamente deve darmi dei predicati che valgano per tutti gli uomini, non solo per alcuni uomini, e solo alcuni uomini sono bianchi. Quindi bianco rispetto a uomo, attenzione, per Aristotele è l'accidente, famosissimo termine di Aristotele. L'uomo è bianco. Questo predicato bianco rispetto a uomo è un predicato accidentale, perché alcuni uomini sono bianchi e altri no. Quindi quando io dico l'uomo è bianco, bianco non entra nella definizione di uomo, ok? La definizione per Aristotele, come per Platone, ti deve dare il chi e sti, l'abbiamo visto, cioè il che cos'è. L'uomo è bianco, bianco non ti dice che cos'è l'uomo, bianco inerisce, appartiene a uomo in un altro senso. Bianco non ti dice che cos'è l'uomo, bianco ti dice che cos'è in un uomo, qual è la caratteristica, una caratteristica che insita in un uomo e non in tutti gli uomini, ma soltanto in alcuni uomini. Questa è una distinzione che riprenderemo, ma ve l'anticipo qui. L'uomo è un animale, l'animale è il genere di uomo e quindi l'animale è il genere e l'animale entra nella definizione. Uomo e animale ti dice che cos'è TST, ti dà una definizione di che cos'è l'uomo, d'accordo? Mentre invece l'uomo è bianco, bianco non ti dà una definizione di che cos'è l'uomo, non risponde alla domanda che cos'è l'uomo, d'accordo? Bianco non ti dice che cos'è. Bianco è un predicato che non ti dice che cos'è il soggetto, perché bianco appartiene al soggetto uomo e non a tutti gli uomini, non come genere, ma come qualcosa che è interna all'uomo, o meglio soltanto ad alcuni uomini, non ti dà il che cos'è. E spiegheremo meglio queste cose in seguito. Quindi una cosa è un predicato accidentale, una cosa che non entra nella definizione, un'altra cosa è un predicato che invece è un genere rispetto al soggetto, e il genere mi dà la definizione del soggetto. Tenete ben presente questo esempio e questi due tipi diversi di predicazione, perché ci saranno utili anche nella dottrina delle categorie. Una cosa, un tipo di predicazione è dire l'uomo è un animale, in questo caso l'animale è il genere di uomo. Un tipo diverso di predicazione è dire l'uomo è bianco, oppure è calvo, oppure è grosso, oppure è anziano, oppure l'uomo è ateniese. Ateniesi ovviamente non è il genere dove sono compresi tutti gli uomini, non è il genere della specie uomo, soltanto alcuni uomini sono ateniesi. Quindi l'uomo è animale, l'animale è un genere rispetto al soggetto uomo, che è specie del genere animale. L'uomo è ateniese, invece ateniese non è il genere del soggetto uomo, ateniese è un accidente, qualcosa che può esserci come può non esserci, perché soltanto alcuni uomini sono ateniesi, altri non lo sono. La famosa parola accidente in greco Aristotele la scrive come symbebekos. Lo so che può sembrare un pochino difficile. Symbebekos. Symbebekos vuol dire sym
in realtà è una deformazione di sun, e sun, in traslitterazione latina, vuol dire con, è come il latino cum. Bebekos è il participio sostantivato del passato del verbo baino. Fate attenzione, baino vuol dire io vado, ok? Baino vuol dire io vado. Il perfetto, che in greco sarebbe più o meno il passato prossimo, il perfetto di baino è bebeka. Vado insieme. Syumbaino, baino significa vado, bebeka significa io sono andato, syumbebeka vuol dire io sono andato insieme, e syumbebekos è il participio sostantivato, è il participio di questo perfetto di baino. Syumbebekos significa ciò che è andato insieme, d'accordo? Syumbebekos vuol dire ciò che va insieme, quindi l'accidente è qualcosa che va insieme, ok? L'accidente, per esempio, bianco, nero, calvo, ateniese, anziano, è un predicato accidentale, è qualcosa che non ti dice che cos'è l'uomo, che ti dà la definizione di uomo, no, è qualcosa che va insieme all'uomo perché ti dice, perché è qualcosa che è interno all'uomo, non a tutti gli uomini ma a alcuni, d'accordo? Bene ragazzi, chiudiamo qui. In base a quello che abbiamo detto sulla predicabilità, sui differenti tipi di predicati, nella prossima video lezione parleremo della definizione, della teoria della definizione del termine, che appunto si basa sui 4 predicabili. Arrivederci.